Volete realizzare una zuppa di cipolle in questa maniera? Bene, seguite questo video con attenzione. Voilà! Le ci sono fatte. Oggi andiamo a fare rien ne va plus, inerente a quello che andiamo a fare oggi, la zuppa francese. Andiamo a fare la zuppa di cipolle, la zuppa toscana di cipolle o francese, non lo so, io ho visto che presso a poco siamo lì vicino, o zuppa toscana o zuppa francese, ci si avvicina quasi. Comunque sia, delle cipolle buone, rosse perché hanno un sapore un pochino più intenso, del Emmental, io l'ho già preso, già tagliato, del pane raffermo che andremo a tostare, del fromage, ok? Rien ne va plus, le je sont fait. Andiamo a tritare il tutto, praticamente andiamo prima a cuocere le nostre zuppe. Ho già messo un po' di brodo sul fuoco, le andiamo a cuocere per 30-40 minuti circa, poi dopo le passiamo a gratinare. Voilà! Rien ne va plus, le je sont fait. Ok, le tagliamo fini così cuociono anche prima. Mamma come la brucia! Ecco qua, questo è un quantitativo per 4 persone, ok? Now passiamo, anzi maintenant va a passare dalle fornello. Voilà, via. Ok, ho messo olio e burro. Qui c'è il brodo. Via. Andare 10-15 minuti bene qua, non occorre acqua perché le cipolle tireranno fuori un bel po' di acqua. Fiamma bella viva. Sono passati 10 minuti circa. Ok, e ora andiamo di brodo. Brodo vegetale è meglio. Carota, sedano e cipolla. Un litro circa. Uh, 30 minuti da ora. Un litro di brodo, 30 minuti, deve sobbollire. Ok? Via. Io non lo dico, ma è ovvio. Sale, pepe e un po' di peperoncino. Questo per forza, non occorre dirlo nella ricetta. È scontato. Però lo dico per sicurezza. Guardate che bellezza. Vedete come diventa? Guardate. Ecco qui già la zuppa. Ora andiamo a tostare il pane, semplicemente con un pochino di olio sopra e via in forno e tostarlo. Pane, io uso pane raffermo toscano. Se voi volete usate quello che vi pare. In Francia usano la baguette, ma a me non sta baguette, nel senso si impregna troppo di liquidi. Invece io lo farò alla toscana, zuppa francese alla toscana. Olè.
che ci mette il burro. In Francia ci mettono il burro, lo mettono dappertutto, io ci metterò semplicemente un pochino di olio. Zuppa di cipolle, ho preso una piccola parte di cipolle, così farà un po' di cremina e non andremo a mettere farine o altro. Vedete questa qui, ora la butto dentro, la butto dentro, così il liquido si andrà a coprire molto. Pane tostato, ok, là. Dopo andremo a mettere degli strati di pane, formaggio e via discorrendo. Per fare il video farò una monodose della nostra zuppa, ma voi potete benissimo farla tutta quanta dentro e la mettete in forno. Io per praticità sul video farò così. Comunque sia, la nostra zuppa sotto una base, là, un po' di formaggio, poi non c'è trucco, non c'è inganno, il nostro pane raffermo, farò così e farò così, poi voilà, sopra un altro po' di zuppa, ok, formaggio e la nostra fetta di gruviera. Voi ovviamente gruviera o emmenta, come voi preferite, il gruviera è più saporito, ovviamente voi lo potete fare a pezzettini, grattarlo, io farò così, a me piace in questa maniera che si fonderà tutta quanta, ok? Ora inforniamola col grill sopra 200 gradi ventilato per 7-8 minuti finché non si fonde il todos. Cocò è tornata, guardate, ok, vedete come si sta sciogliendo? Là, guardate che spettacolo, là, guarda come la fuma, vada come la fuma. Che spettacolo. Guarda, roba incandescente. Buona. Costicina è semidura, non è molto dura. Perfetta. Ecco qua poi la zuppa di cipolle francese toscanalizzata. Non ho fatto altro che cambiare il pane, stop, il resto è tutto quanto uguale. Ok? Spero che vi sia piaciuta questa ricetta, è grandiosa, praticamente una ricetta povera, dove una volta i nostri nonni, i nostri avi ne andavano pazzi. Si è un po' perduta questa tradizione. Io spero di rilanciarla. Buona, bravi. Mettetemi like, campanellina, bidi bidi bidi. Alla prossima ricetta.